Siamo arrivati alla fine del nostro percorso per definire le competenze interculturali. Possiamo chiamarle al plurale o anche al singolare competenza interculturale, non ha molto significato. Cerchiamo adesso, dopo averla definita a livello generale, quindi come competenza chiave per tutti i cittadini, a prescindere dal lavoro, dal titolo di studio, dalla situazione, adesso invece cerchiamo di definire questa competenza per chi lavora con cittadini stranieri, quindi voi, a vari livelli, per esempio nell'ambito sociosanitario, come operatore amministrativo all'interno dei comuni, in qualsiasi situazione del genere. Cerchiamo di definirle differenziando tre livelli: il livello di sistema, quindi un livello molto generale, un livello macro, di organizzazione, quindi della istituzione all'interno della quale operate, e di professione individuale, quindi del vostro lavoro specifico. Partiamo dal primo livello, il livello di sistema, che teoricamente riguarda direttamente chi decide le politiche a livello nazionale, regionale e locale. Non incide direttamente quindi su quello che ognuno di noi può fare, ma dobbiamo essere comunque consapevoli di questo, perché insieme possiamo spingere in qualche modo anche chi decide le politiche a introdurre questi elementi, almeno essendone consapevoli. Ad esempio, a livello sia nazionale che regionale che locale, chi decide come organizzare le cose dovrebbe esplicitare un impegno generale a favore della diversità, cioè di promozione della diversità. Questo significa anche che ci dovrebbero essere delle regole anche operative, ad esempio per includere la diversità nelle gare, per gli appalti, per l'affidamento dei servizi, per esempio richiedere come livello minimo di qualità quello dell'inclusione dei tipi di diversità. Ci dovrebbe essere poi un'attenzione alla valutazione della performance interculturale, cioè valorizzare le competenze interculturali anche all'interno dello staff, della forza lavoro, e quindi anche un sistema di monitoraggio interno di quanto la diversità è stata inclusa o non inclusa all'interno delle varie pratiche. A livello di organizzazione, questa cosa riguarda i manager a livello nazionale, regionale e locale, chiunque abbia un potere decisionale, cioè che possa decidere che tipo di cose fare o non fare e come farle. Per esempio, anche in questo caso si dovrebbe avere un impegno esplicito di valorizzazione della diversità. A livello operativo, per esempio, nel momento in cui si decide di erogare un nuovo servizio, sarebbe una pratica molto utile quella di fare una progettazione partecipata. Nel momento in cui si deve offrire un servizio nuovo ai cittadini stranieri, progettare questo nuovo servizio con loro, con un rappresentante della loro comunità. Sarebbe una cosa molto utile, perché ci aiuterebbe a vedere come viene percepita questa cosa dall'altra parte e come è meglio farla. Per esempio, si potrebbero prevedere sempre, o quando ce n'è bisogno, dei servizi di interpretariato e di mediazione. Sappiamo che invece sono molto scarsi rispetto a quanto sarebbe utile averli. Strumenti interni di intercultura, per esempio schede o video o strumenti multimediali, anche nel caso in cui noi non siamo capaci di esprimerci in un'altra lingua, che ci aiutano come strumenti di supporto nell'interazione con gli altri. E un sistema di risposta interno alla reazione interculturale. Cosa significa? Significa essere preparati al caso in cui si ha un conflitto, sapere come reagire, sapere cosa è meglio dire o non dire o come affrontare la comunità di riferimento nel caso in cui c'è qualche problema. Arriviamo al livello che più ci interessa, quello professionale, quindi quello degli operatori che lavorano a diversi livelli e per diversi scopi con gli stranieri. Ci sarebbe bisogno di una formazione particolare che includa la sensibilità interculturale ed è quello che stiamo facendo con questo corso. Ci sarebbe bisogno di standard di qualità dedicati e quindi un sistema, anche in questo caso, di valutazione interno che analizzi anche questa componente.
ci sarebbe bisogno della pratica dell'auto-osservazione, che è per esempio quella che abbiamo cercato di fare con il questionario di prima, cercare di autovalutarsi costantemente o di valutarsi insieme agli altri rispetto a queste componenti. Capacità di fare rete. Questa cosa è estremamente importante, soprattutto nel momento in cui le risorse dedicate in termini di soldi e di persone non sono ottimali, come sempre capita in questi casi. La capacità di sapere a chi ci si può rivolgere, personalmente o in quanto istituzione, per risolvere dei problemi e quindi sapere che per esempio in un'altra organizzazione privata o pubblica c'è una persona alla quale mi posso rivolgere, superare anche in questo caso, fare un passo indietro, ammettere di avere un problema e chiedere aiuto. Questa cosa è importante sempre a livello personale e a livello lavorativo. Creare reti, speriamo che voi lo facciate anche attraverso questo corso, è una delle cose più importanti nel lavoro con la diversità, nel lavoro in generale, ma con la diversità ancora di più. Quello che vi chiedo di fare adesso, come ultimo esercizio quindi di questo corso, è quello di fare un lavoro di analisi secondo il modello SWOT, quindi quello di individuare i punti di forza e i punti di debolezza all'interno e all'esterno della vostra organizzazione relativamente a quello che abbiamo detto, quindi ai 3 livelli, quello di istituzionale, possiamo dire, di politica, quello dell'organizzazione di cui fate parte e quello professionale, e in base a questa analisi riempire questa tabella, ed è la tabella che ci descrive a questo punto del nostro cammino professionale secondo le conoscenze, le abilità e le competenze interculturali e 3 livelli di riferimento, come se fossero livelli come quelli a cui siamo abituati per esempio per la valutazione delle lingue, livello A, livello B, livello C, quindi principiante, intermedio o avanzato. Cerchiamo di essere sinceri in questa autoanalisi e di capire a che punto stiamo per quello che sappiamo, per quello che sappiamo fare e per quello che sappiamo essere.